Bentornati sulla via Francigena italiana. La tappa di oggi da Châtillon a Hone è stata la più lunga. Ho registrato circa 34 km in quanto ho deciso di proseguire oltre Verres, località molto suggestiva che tuttavia avevo già visitato per via del suo celebre castello. E sono così arrivato sino a Hone, praticamente sotto l'altrettanto celebre Forte di Bard, anch'esso già visitato e che naturalmente vi consiglio. Per uscire da Châtillon si percorre subito una salita che porta a un sentiero che mi è piaciuto molto e che costeggia i già visti canali tipici di queste zone, denominati Roux. Passata Saint-Vincent, lungo una parte dell'antica strada delle Gallie, sono giunto a Chenal e poi a Montjovet, in un territorio in cui non mi ero mai addentrato e che quindi non conoscevo. Eccoci. Per fortuna sono tornato indietro perché avevo sbagliato seguendo la strada asfaltata e stavo per perdermi questa deviazione che onestamente ne vale la pena. Ho visto sulla cartina che c'era indicato una sorta di belvedere, che sarebbe questo. Laggiù il castello di Ussel e il castello Gamba, quindi Châtillon, qua c'è Saint-Vincent col casino e il Grand Hotel, perché qua la valle fa una curva. E adesso ci dirigiamo verso Montjovet, poi Verres. Eccomi a Verres, il famoso castello. E io sono sempre più cotto, anche nel colorito del viso. Santo vento oggi, è la mia salvezza. Allora, alla mia sinistra vediamo ancora per l'ultima volta il castello di Verres. Alla mia destra la freschissima Dora Baltea, paese di Sogne. E davanti a me Arnad, capitale del lardo. E la mia prossima meta prima di arrivare al peso finale di Hone, proprio davanti a Bard, famoso per il forte, è lì che dormirò stasera. Costeggiando la Dora Baltea e camminando in mezzo ai campi si arriva ad Arnad, nota per la produzione dello squisito lardo, e dove ho scoperto la merenda del pellegrino. Non voglio fare pubblicità a nessuno, ma sono appena passato da Arnad e ho mangiato un lardo spettacolare. Ora non vi dico dove sono stato, so solo che passando di lì c'era scritto merenda del pellegrino a un buon prezzo e considerato che sono le 4 adesso, erano le 3, non avevo ancora mangiato, ho detto ma sì, ne vale la pena. Mamma mia, un lardo eccezionale, ma soprattutto la seupa, una zuppa, è la stessa cosa della zuppa valpellinese, cioè è pane raffermo bagnato nel sugo d'arrosto, sfrigolato col burro, con la verza, con la fontina sciolta, con del prosciutto crudo, del lardo, insomma una cosa eccezionale. Ci ho fatto la foto, mi sono fatto fare anche un timbro perché voglio ricordarmi di questa merenda che è un pranzo cena, visto che è a metà giornata, a metà pomeriggio. Ora ho passato l'autostrada, ho passato la ferrovia, devo passare ancora quel ponte sulla Dora e poi arrivo a Hone, che è la mia destinazione per stasera, proprio davanti al magnifico forte di Bard. Per passare all'altro versante del fiume si percorre il ponte di Échallode, fino a un lungo rettilineo col forte di Bard in fondo al nostro cammino. Mentre camminavo in mezzo ai boschi, affisso su un albero, ho trovato la pubblicità di questo Auberge de la Gare a Hone, che mi ha fatto decidere che mi sarei spinto fino a lì. Li ho contattati e ho prenotato il pernottamento, ritrovandomi a dormire in una sistemazione particolarissima. Ho detto prima che non volevo fare pubblicità, ma questo posto qui è veramente da straconsigliare. Allora, questo è l'Auberge de la Gare, cioè l'albergo, l'ostello della stazione. E dalla cartina mi sembrava che fosse, diciamo, vicino alla stazione. Non è proprio così.
Questo albergo, questo auberge, è la stazione. Vedete il classico edificio della stazione. La ferrovia l'ha data in gestione al comune, il comune l'ha data in gestione a questi due ragazzi eccezionali, ospitalissimi, con cui ho parlato fino adesso, che l'hanno rimessa anche un po' a posto, l'hanno ristrutturata con molto gusto. Come vedete, questa era la biglietteria proprio della stazione di fine 1800. Ci sono solo io come ospite, quindi questa sera, essendo loro andati via, ho tutto l'ostello per me. Guardate cosa si vede fuori dalla finestra. Il forte di Bard. Qui sotto c'è la linea ferroviaria che comunque di notte cessa di funzionare. Questa è l'area comune a disposizione di tutti gli ospiti. Cucina. Quando uno dice che dorme alla stazione, pensi subito a un barbone, invece questo è un alloggio veramente bellissimo. Un po' riduttivo definirlo ostello. Straconsigliato. Lo so, Pone non è tra le tappe, ma se passate di qui, soprattutto se vi interessa visitare una delle tantissime mostre che fanno al Forte di Bard, tenete d'occhio Auberge de la Gare.